Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andiamo a realizzare questo coniglietto ovetto super facile, giusto in tema per la Pasqua. Per realizzare questo tutorial ci servirà 50 g di cotone, dell'imbottitura, un uncinetto numero 3, un marcapunti, degli spilli e naturalmente delle forbici. Inoltre ci servirà del filo da ricamo, io lo andrò ad utilizzare doppio, e un ago da lacuna grossa. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e, se non l'hai ancora fatto, di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Iniziamo il nostro lavoro andando a fare un anello magico di 8 maglie basse. Fatte le 8 maglie basse, stringo il cerchio magico, l'anello magico. Adesso non proseguiamo come sempre facendo in ogni maglia un aumento, ma andiamo direttamente a fare una maglia bassa e un aumento. Realizzo la prima maglia bassa, prendo il marcapunti e la marco. Nella successiva faccio un aumento, una maglia bassa e nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Se avete lavorato il giro correttamente, a fine giro avrete un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 2 maglie basse e un aumento, quindi faccio la prima maglia bassa e la marco, nella successiva faccio la seconda maglia bassa, in quella successiva ancora entro e faccio un aumento e proseguo così per tutto il giro, quindi 2 maglie basse e poi nella successiva l'aumento. Se avete lavorato anche questo giro correttamente, a fine giro avrete un totale di 16 maglie basse. Adesso giro successivo vado a fare 3 maglie basse e un aumento, 2, 3, nella successiva un aumento, di nuovo 3 maglie basse, nella successiva un aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. A fine giro abbiamo un totale di 20 maglie basse. Togliamo il marcapunti e proseguiamo facendo 4 maglie basse e un aumento, 2, 3, 4, nella successiva un aumento, di nuovo 4 maglie basse, e nella successiva un aumento. Proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Come sempre, se avete lavorato bene questo giro, a fine giro avrete un totale di 20 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo 5 maglie basse e un aumento per tutto il giro e a fine giro avremo 28 maglie basse. Poi giro successivo 6 maglie basse e un aumento per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 32 maglie basse. Successivamente 7 maglie basse e un aumento per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 36 maglie basse. Ultimo giro di aumenti, dobbiamo fare 8 maglie basse e un aumento sempre per tutto il giro e a fine giro avremo un totale di 40 maglie basse. Questo è il risultato una volta completati tutti i giri di aumenti. Adesso dobbiamo andare a lavorare giri di maglie basse, quindi dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni maglia bassa per un totale di 12 giri.
quindi andiamo a lavorare 12 giri di 40 maglie basse. Questo è il risultato una volta finito i 12 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo iniziare con le diminuzioni e andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione. Come sempre la prima maglia la marchiamo, 2, 3 maglie basse, e nelle due successive vado a fare la diminuzione, 3 maglie basse e una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Se avete lavorato bene questo giro, a fine giro dovete avere un totale di 32 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo 2 maglie basse e una diminuzione, 2, e adesso la diminuzione, 2 maglie basse e la diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro dobbiamo avere un totale di 24 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo una maglia bassa e una diminuzione. La prima maglia bassa fatta e la marco, e adesso proseguo con la diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro dobbiamo avere un totale di 16 maglie basse. Adesso lasciamo un attimino in sospeso il nostro lavoro e lo andiamo a imbottire. Lo imbottiamo un pochettino prima, in modo che poi quando andiamo a concludere il nostro lavoro, che ci rimane uno spaziettino qui davvero piccolino, il nostro lavoro è già imbottito e quindi ci facilita la chiusura e l'imbottitura, diciamo, del nostro lavoro. Questa è una volta imbottita. Adesso dobbiamo andare a proseguire chiudendo qui il buco che ci rimane, quindi proseguiamo facendo di nuovo una maglia bassa e una diminuzione. Adesso ci risulterà leggermente più difficile andare a lavorarlo perché è imbottito, ma con un pochettino di pazienza in più riusciamo a lavorarlo tranquillamente. Quindi abbiamo fatto la prima maglia bassa e adesso andiamo a fare la diminuzione. Di nuovo una maglia bassa e nella successiva una diminuzione. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Adesso dobbiamo andare a fare 5 diminuzioni più una maglia, quindi andiamo a fare le diminuzioni, una, naturalmente la prima la marco, due, 3, 4 e 5. Come potete vedere è leggermente più complicato fare proprio l'ultimo giro. In quest'ultimo giro non è 5 diminuzioni più una, ma solo 5 diminuzioni. Arrivati a questo punto possiamo togliere i marcapunti, riprendo di nuovo bene il filo e vado a fare una catenella, e adesso taglio il filo con un pochettino di coda, quindi un pochettino lunghetto,
perché adesso andrò a chiudere completamente il forellino cucendolo. Adesso con l'ago vado ad entrare in ogni singola catenella in modo poi da chiudere il nostro lavoro. Una volta entrati in tutte le catenelle, stringo in questo modo, vedete. Questo è il nostro uovo concluso una volta finito di chiudere qui il fondo. Una volta stretto il buchino ho fatto un nodino e ho disperso il filo all'interno della lavorazione. Adesso dobbiamo andare a realizzare le orecchie, le braccia e le gambine. Partiamo con realizzare le orecchie. Io una l'ho già fatta, quindi ve ne serviranno due identiche. Adesso vi faccio vedere come farle. Quindi prendiamo nuovamente il nostro filo e andiamo a fare un anello magico di 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso, una volta fatto l'anello magico, andiamo a fare un aumento in ogni maglia. Quindi andiamo a fare 8 aumenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e avremo a fine giro un totale di 16 maglie basse. Adesso proseguiamo lavorando una maglia bassa in ogni maglia per un totale di 12 giri. Naturalmente la prima a questo punto la marchiamo in modo da non perdere mai l'inizio del giro e proseguiamo lavorando i 12 giri di maglie basse. Una volta fatti i 12 giri di maglia basse, togliamo il marcapunti. Nella maglia marcata andiamo a fare una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo un po' lunghetto perché ci servirà anche per cucire. E il nostro orecchio è fatto. Di questi, come vi ho detto prima, ce ne serviranno due identici. Adesso è il turno delle gambine, ce ne serviranno sempre due. Una l'ho già realizzata, adesso con voi vado a realizzare la seconda. Quindi vado a fare un anello magico di 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chiudo e adesso realizzo 8 giri di 10 maglie basse, quindi lavoro le maglie così come si presentano per 8 giri. Nella prima, come sempre, metto il marcapunti. Una volta fatti gli 8 giri di maglie basse, come prima tolgo il marcapunti ed entro nella maglia marcata. Faccio una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo lunghetto perché ci servirà per andare a cucire. E anche la nostra seconda zampina è conclusa. Adesso dobbiamo andare a fare il braccino. Come prima io ne ho già fatto uno, insieme a voi andiamo a fare il secondo. Quindi prendiamo il filo e in questo caso andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Chiudo l'anello magico e vado a realizzare 6 giri di 6 maglie basse. Come sempre io la prima maglia la marco. Fatti i 6 giri di maglie basse, andiamo come prima a chiudere nella maglia dove era il marcapunti quindi facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo sempre abbastanza lunghetto perché ci servirà per cucire. La chiusura è uguale ogni volta per tutti i pezzi dell'amigurumi e anche delle braccia ne abbiamo 2. Adesso dobbiamo andare solo a cucire. Adesso iniziamo a cucire dalle zampe. Io una l'ho già posizionata e le vado a posizionare in questo modo. Voi potete anche posizionarli in quest'altro modo, come preferite. Naturalmente mi aiuto con degli spilli per bloccare prima le zampe in modo da poi vederle nel complesso. Se c'è qualche modifica da portare la porto e poi posso andare a cucire. Adesso vedete le mie vanno bene e posso andare a cucire le 2 zampine. Una volta cucite le gambe andiamo a cucire le braccia. Anche queste alla fine le mettete come preferite. Naturalmente io le blocco sempre con gli spilli in modo poi da andare a vedere nel complesso e se sono da spostare le modifico. Queste sono le zampine cucite, adesso andiamo a bloccare le orecchie. Io le metterò in questo modo tutte e 2, ma voi potete metterle così anche. Io le metto tutte e 2 da questo lato, in questo modo. Questo è il nostro ovetto coniglietto con tutte le parti cucite. Adesso dobbiamo andare solo a fargli gli occhietti e il nasino ed è concluso. Adesso andiamo a prendere del filo fine. Io uso un filo da ricamo messo doppio e entriamo qui all'interno della lavorazione. Io parto un pochettino dal lato in modo da avere poi una codina che lascio all'esterno, in modo da poi avere la cucitura e il ricamo più sicuro. Poi questa codina dovrò eliminarla, quindi entro all'altezza di dove voglio fare gli occhietti e salto 2 punti, entro con il filo in questo modo e risalgo su, ti avvicino così, vedete sono entrata qui, poi di nuovo in questo punto e vado poi nella linea superiore ed esco lì. Rientro nello stesso punto, anzi un pochettino dopo, prendendo il filo e mi sposto dall'altra parte per fare l'altro occhietto. Vedete? In questo modo. E adesso vado a cucire l'altro nello stesso identico modo. Poi mi sposto qua sotto e faccio il nasino. Naturalmente il ricamo voi potete farlo come preferite, potete usare anche degli occhietti con la sicura. Io questa volta ho preferito fare a ricamo il nasino e gli occhietti. Adesso entro un paio di volte così tra un punto e l'altro in modo da fargli il nasino. Vedete? Adesso rientro qui e vado a disperdere il filo.
questa è la faccina conclusa e adesso posso andare a tagliare qui il filo. Ecco fatto, e il nostro coniglietto ovetto è concluso. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi così posso sia vederlo che ricondividerlo, e mi raccomando, condividete il video. Ci vediamo al prossimo tutorial.